Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista ti preferisce empatica e disponibile oppure no? Victor, in un commento a un video, chiede se un narcisista è maggiormente attratto da donne disponibili o indisponibili. È un po' diverso dalla domanda se un narcisista ti preferisce o meno empatica, ma metto in relazione le tue domande e questi due aspetti perché c'è una certa connessione. Intanto di questa empatica che vince il narcisista non se ne può più, veramente, non se ne può più. Guarda ciò che vuoi, ma mantieni il senso critico senza lasciarti influenzare dove soprattutto non è il caso. Mai farsi influenzare, ma soprattutto dove gli svarioni, come mi limito a chiamarli, sono a dir poco fuorvianti, Ma perché da un lato ci deve essere un narcisista e dall'altra parte una persona empatica? Perché queste dicotomie? La realtà non è fatta di formule binarie e noi non funzioniamo come dei computer per calcoli binari. E perché una persona empatica dovrebbe vincere un narcisista per il solo fatto di essere empatica? Purtroppo non è così, non basta essere empatici per vincere nessuno. È come dire, sei intelligente, farai bene sicuramente il compito, ma come dicono molte volte i prof, è intelligente ma non si applica. Purtroppo non basta essere empatici, anche se l'empatia è un punto di forza rispetto a un narcisista, anzi un grande punto di forza, e potenzialmente è così, ma poi se oltre all'empatia non ci metti la capacità di gestione, non ci mettiamo la capacità di gestione dell'altro, la capacità comunicativa, eccetera, eccetera, poco si potrà fare nei confronti di un narcisista e poco potrai fare tu nei confronti di un narcisista se non ci metti anche queste fondamentali capacità. Quindi non basta essere empatici per vincere un narcisista. E nemmeno possiamo dire che un empatico, possiamo pensare e ritenere che un empatico sia qualcuno che per principio deve sempre stare dalla parte del giusto, perché di stronzate, se vogliamo chiamarle così, le fa anche chi ha empatia. Anzi, a volte una persona empatica ne commette di errori e anche di cose assolutamente fuori luogo ed anche moralmente scorrette, in alcuni casi, non in tutti ovviamente, anche più di una persona narcisista, perché essere empatici non significa essere anche dei santi, perché anche l'empatico può compiere azioni sbagliate dettate talvolta, per esempio, da un'eccessiva emotività e proprio perché eccessiva, talvolta anche sconsiderata. Quindi non è detto che un empatico debba sempre avere ragione e debba sempre essere più forte di un narcisista. Non solo per il fatto di essere empatici si può vincere un narcisista, sono necessarie anche altre qualità e capacità, anche se l'empatia è senza dubbio, cosa che io stesso ho messo in rilievo quando ancora di empatia nemmeno si parlava. È una carta in più che ci si può giocare nel rapporto con una personalità narcisistica, che può, se usata nel modo giusto, decretare senz'altro una vittoria, se così vogliamo definirla, con personalità narcisistiche, manipolative, ma sola non basta. Dobbiamo metterci insieme anche altre cose. Nello stesso tempo, per quanto riguarda invece l'essere o non essere disponibile, non è certo né facendo la disponibile, ma nemmeno facendo l'indisponibile o peggio l'indisponente che potrai ottenere qualcosa non solo da un narcisista, ma da nessuna persona in generale. Anche qui però dobbiamo contestualizzare. Ci sono casi in cui essere troppo disponibili è controproducente, altri invece in cui è opportuno esserlo. Se hai chiuso la relazione con un narcisista, è opportuno generalmente mantenersi, per esempio, ai margini come minimo. Se sei in fase invece iniziale della relazione, se non sei disponibile nei confronti del partner e metti dei muri, insomma, sarà un po' difficile che il rapporto possa
costruirsi possa prendere quota. Naturalmente un conto è essere disponibili, altra cosa fare la donna facile che si dà al vento o far sì che questa sia l'idea che un corteggiatore o un partner si può fare di te. Per esempio, non è molto opportuno lasciarsi andare al primo incontro, ma nemmeno al secondo di finire a letto. Tutto può essere, ma in questo caso sarà più facile che un partner, per quanto possa pensare che c'è stato un grande trasporto, una grande intesa tra voi, si può sempre chiedere tuttavia se questa non sia una tua consueta modalità, un tuo consueto modo di fare in amore. E poi c'è una bella differenza tra essere squisitamente disponibili e anche aperti in una relazione e rincorrere una persona, un partner o un ex. Anche per sua natura un uomo ha bisogno al più in qualche modo di cacciare, seguiamo pure anche gli adagi popolari che hanno spesso la loro verità. E una donna deve comprovarsi che un uomo la corteggi e che manifesti un vero interesse per lei. E tu pensi di essere stato troppo disponibile o troppo poco con quello che reputi un narcisista o una narcisista o un manipolatore? Se la tua è stata un'esperienza relazionale in cui ci sia stata manipolazione o magari anche abusi psicologici. Sempre felice, anzi felicissima di leggerti, di averti tra noi. Ti abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.